Ciao a tutti amici della Vergine, benvenuti e bentornati. Io sono Ilaria e su questo canale parlerò di tarocchi, metafisica, spiritualità e quant'altro possa essere d'aiuto ad ognuno di noi per il proprio percorso di crescita personale e spirituale. Bene, mostrami, Vergine, tendenze energetiche generali per la prima metà di giugno e abbiamo la carta della stella. Periodo di nuovi obiettivi, periodo di nuove speranze, periodo anche di nuovi studi per qualcuno, ma soprattutto è come se si trattasse di un nuovo obiettivo di vita, di un nuovo scopo di vita per qualcuno. Andiamo a vedere di cosa si tratta nello specifico con i tarocchi. Io come sempre vi ricordo che le letture sono collettive, quindi è facile che non risuoni tutto. Se non risuonasse nulla o se per caso voleste completare il vostro messaggio, vi invito ad ascoltare l'ascendente, segno lunare oppure Venere. E per capire come unire più oroscopi ho pubblicato una guida, la trovate sotto nella descrizione del video e sempre in descrizione trovate anche il mio indirizzo email nel caso vogliate contattarmi, il link alle previsioni del primo semestre del 2024 e ai corsi gratuiti presenti sul canale. Queste sono letture generiche, ragazzi, possono riguardare il lavoro, l'amore, la famiglia, le relazioni di coppia. Io andrò come a raccontarvi quello che è l'andamento energetico più importante del periodo e poi vi farò degli esempi per aiutarvi a integrare la lettura nella vostra realtà. Allora, partiamo da un papa. Imperatore, wow! Tanto potere maschile. Il giudizio. Sei di coppe. 10 di bastoni. 9 di bastoni. E asso di spade. Devo dire diversi arcani maggiori, soprattutto la prima settimana di giugno. Partiamo dal Papa. Il Papa potrebbe parlare di una guida spirituale che magari avete contattato o che state pensando di contattare e per qualcuno può vibrare con la vostra energia, cioè voi siete la guida spirituale o state studiando per guidare qualcuno. Non è detto che la guida debba essere di tipo spirituale, può anche essere una guida turistica per farmi capire, ok? Sta di fatto che è come se foste un po' dotati anche. Ripeto, dipende dal se vi identificate o no con questo papa. Andiamo a vederlo. 4 di spade e 7 di bastoni. Io credo che sia una guida a cui voi farete riferimento, a cui vi appoggerete, che vi aiuterà a capire dove mettere le barriere, a capire dove sono i vostri punti di forza e come utilizzarli a vostro vantaggio. Andiamo a vedere l'imperatore perché qui sento che sarà il punto dove voi solidificherete questi punti di vantaggio che abbiamo visto qui. Allora, può far riferimento, come archetipo intendo, a un padre piuttosto che al partner o a un capo, adesso lì dipende da come vibri a voi la lettura. Sta di fatto che c'è una sorta di gestione, direi anche a saliscendi, che potrebbe essere vista sia da un punto di vista economico ma anche da un punto di vista emotivo. E avrebbe molto senso perché comunque con il Papa sento che si sta un po' guarendo il punto di vista dello spirito, diciamo. Andiamo a vedere il giudizio. Mm. La luna e un cavaliere di
bastoni. Mm. Allora, qui ho come la sensazione che qualcuno vorrebbe chiarire qualche cosa del passato. Io sento che qui questa guida l'avete contattata o la contatterete, o se non è una guida di tipo persona fisica, potrebbe essere un libro, potrebbe essere un video, qualsiasi cosa che vi aiuti a livello di spirito, potrebbe anche essere semplicemente meditare o pregare o quello che vi aiuta di più. Però io ho come la sensazione che qui ci sia da mm, capire l'ambivalenza di una qualche relazione o situazione. Perché qui è come se ci volesse, se ci fosse ehm, la necessità di rivivere in un certo modo il passato, di ritornare indietro. Probabilmente qualcuno ha bisogno di chiarire, è come se si aspettassero delle notizie. Andiamo a vedere se ricopre, perché tutte e tre sono carte che mi parlano di passato. Anche il 9 di spade. Come l'idea che qualcuno abbia fatto qualcosa che non riesce a togliersi dalla testa, oppure sia successo qualcosa. Ho un'altra lettura. Se per caso siete sposati, fidanzati, conviventi, insomma, avete una relazione stabile, qui ci potrebbe essere qualcuno che nella prima settimana di giugno potrebbe essere tentato, diciamo, da forze esterne o soprattutto da qualcuno del passato. Cioè, come l'idea che non riusciate a togliervi dalla testa qualcuno. O qualcosa potrebbe anche essere. Non so, ditemi poi nei commenti come vi risuona. Andiamo a vedere il 10 di bastoni. È un profumo di donna, o un profumo comunque, che non riuscite a togliervi dalla testa, un profumo, un odore, un qualche tipo di ricordo che avete sentito, qualche cosa che così vi ha messo un punto interrogativo, come questa sensazione. Allora, questo 10 di bastoni, ovviamente quello che ho detto risuona per pochissimi, perché sono messaggi veramente specifici quelli che sento. 10 di bastoni è spiegato da un 9 di pentacoli e da un 2 di bastoni. È come se ci fosse la voglia di andare avanti, la voglia di perseguire i propri sogni, andare verso i nuovi obiettivi, ragazzi. E con i 10 di bastoni sento che qui ci si lasciano indietro dei pesi, delle idee potrebbero essere, la gestione nel quotidiano di qualche questione. Il 10 di bastoni io lo sento anche molto collegato con il doversi prendere la responsabilità di qualche cosa che non è proprio. Difatti qui con il 9 di pentacoli ho proprio l'idea che qualcuno, perché poi dopo c'è anche un 9 di bastoni, come se iniziasse a dire no, aspetta, aspetta un attimo, boh, basta. C'è voglia di godersi la propria indipendenza, la propria autonomia, la propria libertà, sento. Che interessante, la propria libertà. Qui il 2 di pentacoli. Allora, qua ci sono 2 figure, quindi vi dico che il tema potrebbe essere o tra una relazione di coppia o ehm, sì, molto fortemente relazione di coppia sento, ma potrebbe anche essere una questione lavorativa. Però è come perché proprio abbiamo anche il 9 di pentacoli, che è proprio quello che mi parla di chi decide di diventare autonomo e di guardare in avanti. Vi dico, avete poi un 9 di bastoni che vi dice tutelatevi, però è come se qualche tipo di equilibrio che tende a ripetersi ad un certo punto venisse lasciato indietro. O comunque è come se deste meno attenzione, perché in realtà la sto di spade è girata al contrario, quindi non sento che darete proprio un taglio netto, semplicemente come un rifocalizzare l'attenzione su di voi e smetterla di stare qua cercando di mediare, cercando di gestire la situazione, cercando di parare i colpi o di mantenere le acque chete, mi viene da dire. Sento, c'è comunque un qualche cosa di molto forte legato al passato, legato al fatto che
vi preoccupa un qualche tipo di equilibrio in una situazione determinata o familiare o lavorativa inerente o quello che è successo o una persona che c'è già stata nel passato, insomma, per qualcuno potrebbe rappresentare anche una tentazione, come vi ho detto prima, ma adesso andiamo a vedere noi di bastoni perché qui metterete dei muri, alzerete delle barriere. Per qualcuno si tratta di prendersi tempo, di prendere del tempo, di fare le cose con calma, di gestire le cose a proprio modo, senza farsi influenzare dagli altri, senza sentirsi condizionati nel dover fare un certo tipo di scelta, perché se faccio così lui se la prende, se faccio così l'altra se la prende e quindi io sono obbligato a fare in un X modo perché, per mediare la situazione. Perché il Papa parla anche proprio di mediatore, quindi può anche essere un tema di questo genere. Andiamo a vedere l'asso di spade. 5 di spade. Sì, non è ancora del tutto chiaro. Per quello che saggiamente voi prenderete tempo e farete un passo per volta, senza fretta, ok? E che io vi dico, è come se non foste, cioè, state iniziando nella seconda settimana di giugno a focalizzare le energie e l'attenzione su di voi e iniziare, diciamo, a prendere anche un po' in mano la situazione, che vi dico, vi sento un po' in questo imperatore, tipo, ok, radichiamo la cosa perché non è possibile continuare in questo modo, mi viene da dire continuare in questo modo perché con questo segno dell'infinito sembra che ci sia una certa situazione o dinamica di comportamento che continua a ripetersi. E qui un po' no, ok, basta, mi focalizzo su di me, basta preoccuparsi per quello che è stato, per quello che non arriva, per X, Y e Z. Vado avanti per conto mio, poco per volta, senza fretta, cercando di mettere le barriere laddove non mi sento sicuro o sicura, cercando di rispettare i miei spazi personali, fino a che, perché qui non sento, sinceramente, che arriva già la chiarezza mentale, però è già saggio prendersi, se voi non avete chiaro un qualche tipo di movimento, invece di, invece di andare a dire sì alla cieca, il dire no, aspetta, non ho le cose ben chiare, prendo tempo. Perché queste qui sono due carte di confusione mentale. Non abbassate le difese, ok? Se abbassate le difese vi possono girare la frittata. Allora, andiamo a vedere una fatina. Tempo prezioso. E il 2 di pentacoli, ragazzi, effettivamente, se lo guardiamo in questo modo, potrebbe anche ricordarci un po' una clessidra. E questa fatta sostanzialmente vi invita a vivere il momento pienamente. Vi dico, focalizzatevi sull'obiettivo, su voi stessi, su come prendere in mano la situazione, la relazione, la vostra vita, passo dopo passo, concretizzando l'obiettivo, quello che volete raggiungere voi. E vi dice comunque di organizzarvi al meglio in modo da non perdere tempo né voi né far perdere tempo agli altri. Qui sento dispersione effettivamente. Adesso avete... Ah sì, avete anche 7 di bastoni. Sì, c'è qualche tema qui all'inizio del mese che vi porta qualche distrazione, che vi porta stanchezza, soprattutto a metà mese perché avete 2 volte il 9 di bastoni. C'è come bisogno di regolarizzare un pochettino ehm, e mi viene da dire smetterla di preoccuparsi per il passato. Qui c'è bisogno che rifocalizziate un pochettino l'attenzione su di voi, che pensiate a coccolarvi, a rigenerarvi, anche a nutrirvi meglio. Però è proprio ho l'idea che avete bisogno di una spa, di una coccola, di un massaggio, di un'ora sdraiati sulla poltrona ad ascoltare musica classica, quello che più vi piace, però avete proprio bisogno di questa rigenerazione che non è solo da un punto di vista fisico con il sonno, è proprio da un punto di vista energetico, devo nutrire la mia anima. Andiamo a vedere una carta per lavorare l'amor proprio. Ecco, rigenerare la mia anima o la vostra anima o la propria anima. 23, mamma, sono calmo e sono pronto. Qui si tratta di diventare madri di qualcuno o qualcosa. Se non è un progetto esterno,
rivolgete questa attenzione su di voi, cioè rifocalizzate, diventate madri di voi stessi, datevi il giusto spazio per riposare quando sentite che ne avete bisogno e che siete stanchi, passate all'organizzazione e alla pianificazione quando c'è qualche cosa che vi fa sentire insicuri e così via. Cercate di sostenervi nel miglior modo possibile. E poi qui abbiamo healing, ah che bella! Sto guarendo da dentro verso l'esterno, perché quando si riequilibra il campo energetico interno e c'è tutta una sezione, nella sezione degli abbonati che sto trattando proprio in questo momento, che parla di come cristallizzare i chakra. Cristallizzare i chakra vuol dire pulirli da tutto quello che sono i pensieri negativi inerenti al centro energetico di riferimento, piuttosto che le emozioni negative accumulate durante tutti questi anni, piuttosto che certe abitudini a livello fisico, per renderli limpidi, chiari, cristallini appunto. Ed è un lavoro che si fa su di sé e che poi automaticamente si riflette, si ripercuote sulla realtà che viviamo giorno dopo giorno, perché cambia il modo di pensare, cambia il modo di porsi nei confronti degli altri, il modo di porsi anche nei propri confronti, perché si impara a diventare genitori di se stessi. Bene, amici della Vergine, spero che la lettura vi sia stata di ispirazione. Fatemelo sapere con un like, o con un commento. Se avete piacere di sostenere il canale potete iscrivervi o condividere il video e se volete dare un'occhiata, insomma, agli argomenti degli abbonati, potete curiosare nelle playlist con la copertina lilla. I titoli dei video sono visibili. Bene, io vi ringrazio di essere stati qui, vi mando un abbraccio e ci vediamo nei prossimi video. Ciao ciao!